Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle e bentornati sul mio canale. Il video di oggi vuole essere sia una first impression su un prodotto nuovo che il più classico dei tutorial. L'argomento del momento è la nuova The Editorial Concealer Palette di Neve Cosmetics, una palette in crema pensata appositamente per la color correction di occhiaie, macchie e rossori del viso. Per realizzarla è necessario un vero e proprio studio sul colore. In breve andrò a farvi vedere come utilizzo questa palette su di me, non solo per correggere le imperfezioni, ma anche per realizzare un look occhi totalmente in crema. Come potete notare, già i nomi dei colori aiutano nell'utilizzo del prodotto. Dovete sapere che ognuno di questi colori è in grado di annullarne un altro, perché ho posto nel cosiddetto cerchio cromatico o ruota cromatica. Siete molto fortunati, io un po' meno, perché questo mese ho avuto un terribile sfogo di acne che si presta meravigliosamente a realizzare questo tutorial. Come vedete l'acne è tendenzialmente rossa, quindi per prima cosa andrò a prendere dalla palette il colore in grado di annullare il rosso, ossia il verde, che si chiama appunto No Red. Mi raccomando, questo processo va fatto prima di qualsiasi altro prodotto e dopo il primer viso. Sono andata a tamponare il colore sopra ogni singolo brufoletto e per quanto mi riguarda ho ritenuto opportuno fissare questo primo passaggio con la cipria. Farlo su tutti quelli che ho sarebbe stato impossibile, quindi ho scelto i migliori. Dopodiché ho scelto il colore più vicino a quello che sarà il mio fondotinta, nel mio caso Extra Fair, e sono andata a nascondere l'alone verde del colore correttivo. Vi lascerò l'altro lato del viso totalmente non corretto per farvi vedere che una discreta differenza esiste tra l'usare questa tecnica ed applicare solo fondo e correttore. Ho fissato anche questo secondo passaggio con la cipria perché non voglio che i vari colori e prodotti, essendo cremosi, si mescolino tra loro. Al di sopra ho applicato il mio fondotinta come farei normalmente, picchiettando e non strisciando per non trasferire i colori sottostanti. Noterete come il lato corretto ha meno rossori visibili in trasparenza rispetto a quello con solo il fondotinta. Altra cosa per cui posso usare questo prodotto sono le occhiaie. In me avete un chiaro esempio di occhiaia sia verde nella zona dell'angolo interno che viola al di sotto della rima ciliare. L'opposto del viola è il giallo, che si chiama infatti No Purple. Ne prendo un po' e lo applico sulla macchia violacea. Potete notare già così la differenza, sembra una magia eppure è semplicemente illusione ottica. Il verde, il blu, il grigio ed il nero si annullano con l'arancione più o meno intenso a seconda appunto dell'intensità del colore da coprire. Qui l'arancio chiaro è genericamente chiamato No Gray, lo applico quindi sulla zona verde della mia occhiaia. Per coprire il tutto ho usato un correttore liquido, stavolta matte, anziché la crema della palette, per evitare che si potesse depositare tra le pieghe durante il giorno. Ho fissato il tutto ovviamente con la cipria. Con Rich, che è uno dei colori più scuri, ho provato a realizzare un contouring, ma col senno di poi lo reputo troppo giallastro per il mio incarnato. Al di sopra ho usato Extra Red come blush ed il risultato è stupendo, soprattutto dopo aver fissato finalmente il tutto con una cipria leggermente colorata. Per quanto riguarda gli occhi, nessuno vi vieta di usare questa palette per creare un bello smoky o un look grafico, cosa che sono andata a fare io stessa. Ho usato Dark per tracciare la prima metà di una cut crease grafica dall'angolo interno al centro, con Extra Deep, che è un marrone scuro e freddo, ottimo anch'esso per il contouring. Ho realizzato la coda esterna del mio disegno, che ho riempito con lo stesso colore sfumato, e ho tracciato una piccola linea esterna sotto la rima inferiore.
Ho voluto usare Extra Red nella zona centrale della linea per richiamare il colore interno del mio rossetto. Infine ho applicato un unico colore in polvere che il brand mi ha mandato in omaggio con l'acquisto, è questo marrone chiaro satinato che dovrebbe chiamarsi Passion Fruit e l'ho usato come raccordo tra lo scuro e il chiaro della palpebra. Mi raccomando, se usate ombretti in crema ricordatevi di fissarli con le polveri. Questo è il look finito, realizzato quasi interamente con una sola palette. Trovo questo prodotto un must have se siete davvero appassionati di make-up, se siete dei professionisti del settore o semplicemente se avete i brufoli. Vi ricordo di lasciarmi un pollice in su per supportare il mio lavoro creativo, spero di vedervi nel prossimo video, un bacione, ciao ciao!